Ci sono delle ricette che vengono davvero d'impulso. Io stamattina mi sono alzato con la voglia di verdura e quindi faccio una lasagna con quello che ho, le verdure che ci sono in frigorifero, una besciamella leggera, molto particolare, delicata e facile da fare, un po' di formaggio e la pasta, verde o gialla. Avevo la verde e uso la verde. Cominciamo a preparare le verdure. Potete usare davvero tutte le verdure che volete. Evitate soltanto magari le verdure che ossidano, come per esempio la verza o i broccoletti, per non dare quel sapore metallico alla nostra lasagna. Poi evitate magari le patate, ecco, perché insomma la lasagna è già abbastanza condita, se ci mettiamo anche le patate. Per il resto potete mettere quello che volete, anche dei legumi. Io ho messo delle carote tagliate a cubettini, delle zucchine fresche, per esempio tagliate a cubettini, tutte cose che hanno più o meno lo stesso tempo di cottura. Potete evitare per esempio i carciofi, perché hanno un tempo di cottura davvero lunghi, ma tutto il resto va bene, asparagi, cipolla, anche dei legumi. Ci ho messo un porro, perché avevo un porro. Va bene anche la cipolla se volete, oppure non ce la mettete proprio. Ci ho messo una melanzana tagliata a cubetti e ci ho messo mezzo peperone giallo, molto polposo, molto succoso, molto saporito, però il peperone è anche un pochino pesantino, se volete potete anche non metterlo e mettere un'altra cosa. E poi ci ho messo una verdura in foglia, va bene le biete, va bene gli spinaci. In questo caso sono spinaci surgelati, scongelati, li ho strizzati bene bene e adesso li trito, sono ancora crudi. Andavano benissimo anche i fagiolini, i cornetti tagliati a pezzettini, oppure i piselli, ma penso di averne già messe anche fin troppe di verdure, le ho fatte davvero abbondanti. Vedete, una bella bacinella piena, per 4 persone direi che sono abbondanti. Una bella padella di alluminio o di ferro, comunque bella abbondante, bella comoda, spaziosa, uno spicchio d'aglio tritato, un po' di olio d'oliva. Questa è una padella di alluminio di alta gamma, alta qualità, per alimenti. Ovviamente guardate che ci sia la scritta per alimenti quando usate una padella di alluminio, è importante questa cosa, dopodiché siete tranquilli. Olio caldo, aglio soffritto, dentro tutte le mie verdure, una bella giratina. Devono cuocere circa 10 minuti, fuoco forte, e una volta mischiati li coprite con un coperchio, un bel coperchio grande, una teglia, qualcosa che copra bene, e lasciamo andare 10 minuti dopo aver abbassato un po' la fiamma. Nel frattempo prepariamo la besciamella, 1 litro via, abbondante, se poi è troppa ne tiro via da parte un po'. Gli metto solo il sale, non metto la noce moscata perché con le verdure non mi va, però se volete metterla mettetela lo stesso. Già che avevo il sale in mano ho salato anche le verdure e nel frattempo vedete stanno iniziando ad arrostire. Ecco, quando vedete che iniziano a colorare sotto, vabbè, sale, pepe, ci mettete un mezzo bicchiere di acqua che creerà un po' di vapore e quindi accelererà molto la cottura delle verdure, quindi in un totale di 10-15 minuti saranno cotte. Ora il latte si sta riscaldando, la nostra besciamella, latte quello che volete, se volete farlo anche vegano con latte di soia va benissimo. Peso 70 grammi di amido di mais, ovvero maizena, 70-71, ecco, cercate di usare magari una bilancia un po' precisa. Lo bagno con mezzo bicchiere di acqua fredda, importantissimo, fredda, e lo mischio subito perché l'amido di mais tende ad andare sul fondo, però non fa i grumi, state tranquilli. L'unica cosa è che se va sul fondo bisogna un attimino insistere per scioglierlo, una volta sciolto non va più sul fondo. Quindi quando il latte incomincia a essere un po' più caldo, quasi ad ebollizione, aggiungo tutto in un colpo la mia soluzione di amido e acqua fredda e mischio subito e nel giro di 30 secondi la nostra besciamella sarà pronta. Questa è la famosa besciamella furba, che ho la ricetta che ha fatto furore. Vi metto qui sopra e anche in fondo a fine video troverete il collegamento per andare a visitare, a vedere la ricetta integrale della besciamella furba, che è veramente delicata, buona, facile da fare, veloce e anche dietetica, non ha né olio né grassi e nemmeno la farina. Nel frattempo anche le mie verdure sono pronte, almeno sembra. Adesso vediamo. Vedete il colore, la consistenza di queste verdure sono ancora un po' crude e così devono essere, perché tenete conto che dopo si fanno un'altra mezz'ora di forno, quindi non devono essere stracotte. Ora
Andiamo avanti con la lasagna. La besciamella 1 litro è tantina per 4-5 persone, quindi ne tiro via un po'. La userò domani per farci un altro primo, una pasta asciutta, però ho fatto 1 litro per fare cifra tonda, tanto si può conservare in frigorifero anche diversi giorni. Metto le mie verdure ancora calde dentro nella besciamella. Naturalmente assaggio tutto di sale, perché il sale l'ho messo prima un po' a destra e un po' a sinistra, però conviene assaggiare, non deve essere troppo saporito perché poi ci va il formaggio. Mischiamo, così abbiamo il composto pronto per la lasagna. Mi grattugio un po' di formaggio grana, di parmigiano. Ecco, magari evitate il pecorino perché con le verdure sì, è buono, però meglio evitare, un sapore un po' troppo forte. Uso questa pasta verde, è una pasta verde di alta qualità che si trova un po' nei principali supermercati, un po' ovunque. Se non avete quella verde usate quella gialla, se non volete usare quella gialla cuocete 300-400 grammi di penne belle al dente o di maccheroncini e fate la pasta al forno, va benissimo. Metto sotto un po' del mio composto di besciamella e verdura e faccio gli strati. La confezione di questa pasta è da 6 sfoglie e quindi le utilizzerò tutte e 6. Di solito la lasagna dovrebbe essere 5, vabbè, però 6, una cosa faccio? La butto via? No. E quindi alterno strati dalla mia crema di verdure, formaggio e pasta, crema, verdure, formaggio, crema, verdure, formaggio, finché non finisco la pasta. Infatti ho usato una teglia in Pirex molto alta. Come vedete ci sono andato pesante con il condimento, ho messo molta besciamella e anche un po' di formaggio, però alla fine di calorie qui ce ne sono poche perché tolto il formaggio le calorie sono davvero poche, la besciamella è leggerissima. In forno già caldo, 170 gradi, 30 minuti e questo è il risultato, è commovente. La lasciamo acquattare 5 minuti e la tagliamo. Naturalmente in questa lasagna potete aggiungere anche della salsiccia sbriciolata, dello speck, del prosciutto, quello che volete, però è tanto bella così, tanto buona, io lo lascerei così. Ma aspettate un attimo ad andare via perché devo dirvi una cosa. Vi ricordo che se andate sotto uno qualsiasi dei miei video, anche questo, sotto il rappanello c'è scritto le cose che uso. Se cliccate vi si apre una paginetta che ho creato apposta per voi dove riassumo poche foto e il link che rimanda ad Amazon, riassumo tutte le cose, tutti gli attrezzi che utilizzo per i miei video. Vedete il mio coltello, la mia padella, tutte cose che io utilizzo, che possiedo veramente e quindi posso garantirvi che funzionano, le vedete nei miei video. Quindi se vi interessa qualcosa potete tranquillamente andare a vederle e vi rimanderà direttamente su Amazon. Io ringrazio davvero tutti e spero che vogliate davvero fare questa stupenda lasagna. Un carissimo saluto da Gabriele.